Il tempo fugge e noi spesso non ce ne rendiamo conto. Mentre siamo impegnati tra una cosa da fare e l'altra, il tempo passa inesorabile. Alcune volte sembra volare, mentre altre sembra non passare mai. Quel che è sicuro è che scorre per tutti ed è per questo motivo che non dovremmo sprecarlo per niente al mondo. Il tempo è il bene più prezioso che abbiamo e dovremmo dargli la priorità. A proposito di tempo, qualche settimana fa ho visto il film The Bucket List con protagonisti Jack Nicholson e Morgan Freeman. In pochissime parole, un pezzo grosso del mondo industriale e un umile meccanico, entrambi malati terminali, si trovano a condividere la stessa stanza di ospedale. In questa occasione si trovano a compilare una cosiddetta bucket list, ovvero una lista di cose da fare prima di morire. Questa idea mi ha ispirato moltissimo e ho deciso di crearne una anche io. In breve, una bucket list è una lista di esperienze che sono particolarmente importanti per noi e che vorremmo fare entro una certa età nella nostra vita. È quindi uno strumento semplice che ci permette di non perdere di vista i nostri sogni e di riempire la nostra vita con momenti emozionanti e significativi. L'idea che c'è alla base, secondo me, è che la felicità sta nelle esperienze, nelle emozioni e nella nostra capacità di creare relazioni umane di valore. Inoltre, come nel mio caso, la voglia di creare una bucket list dipende dalla consapevolezza dello scorrere del tempo e quindi dalla volontà di volerlo usare nel miglior modo possibile. Ogni bucket list sarà differente da persona a persona, sulla base dei valori e delle priorità di ciascuno di noi. Possiamo sicuramente ascoltare idee e consigli da altre persone, ma alla fine l'ultima parola spetterà a noi. Dovremo quindi inserire nella nostra lista esperienze per noi significative e memorabili che vogliamo provare almeno una volta nella vita. Una delle bucket list più famose della storia è quella di John Goddard, che nel 1939 scrisse all'età di 15 anni la sua lista di 127 obiettivi da raggiungere nel corso della sua vita e da quel giorno si impegnò anima e corpo per raggiungerli. John Goddard morì il 17 maggio del 2013, dopo aver completato 109 dei 127 obiettivi che aveva scritto 74 anni prima. Innanzitutto dobbiamo scegliere se preferiamo fare una bucket list cartacea oppure digitale. Nel primo caso dovremo quindi scegliere un quaderno oppure un diario dedicato a questo scopo. Nel secondo caso potremmo invece semplicemente usare un foglio di Word o comunque un file di testo per iniziare a scrivere la nostra lista. Esistono anche delle app oppure dei siti web creati appositamente per la creazione della bucket list. Nel mio caso, per il momento, ho deciso di scrivere una lista digitale su un documento di testo e magari in futuro farò una sua evoluzione. Successivamente dovremo cercare ispirazioni per la nostra lista e quindi cercare idee. Potremmo ad esempio parlarne con altre persone oppure cercare delle bucket list online per cercare qualche ispirazione. Mi piace tantissimo leggere le bucket list di altri per riflettere e per avere ispirazioni su alcune attività che mi piacerebbe provare. Non preoccupiamoci di poterci dimenticare qualcosa, perché potremo sempre aggiungerla in seguito. La nostra lista infatti può essere aggiornata quando ne sentiamo l'esigenza, aggiungendo ad esempio nuove attività oppure eliminandone di vecchie se ci rendiamo conto che non ci interessano più così tanto. Una volta scritta la nostra lista non ci resterà che iniziare a svolgere qualche attività. Avremo sicuramente voglia di iniziare e può essere un'idea iniziare appunto a svolgere un'attività semplice per darci più motivazione. Non dobbiamo però nemmeno avere fretta di completare tutto. Non è una gara e la cosa fondamentale sarà la qualità delle nostre esperienze.
Quando la scriviamo ci fa sognare e ci rende felici solo al pensiero di fare davvero alcune di quelle esperienze. La bucket list può esserci d'aiuto in un momento di confusione in cui non proviamo più stimoli, per farci tornare a battere il cuore. Concretamente si tratta solo di una lista, ma emotivamente può essere toccante. Rileggere di tanto in tanto le nostre parole potrebbe darci una bella sensazione per le cose che abbiamo effettivamente realizzato nel tempo. Oppure potrebbe essere uno stimolo se ci accorgiamo che molte cose significative sono rimaste incompiute. Inoltre, scrivere una bucket list è un momento di introspezione e di crescita personale, utile per capire chi siamo e cosa realmente è importante per noi. Avere una bucket list è utile perché ci rende concentrati sui nostri desideri e sui nostri sogni. Secondo me non dovremmo aspettare che siano gli eventi negativi a farci riconsiderare l'importanza del tempo. Molte volte il vero valore lo si trova nelle piccole cose, che all'apparenza sembrano insignificanti. Condividiamo il nostro tempo con gli altri per arricchire la nostra vita. Valorizziamo il nostro tempo, rendiamolo unico e pieno di esperienze ed emozioni che rimarranno nella nostra memoria. E quando ci guarderemo indietro saremo senza rimpianti e con un cuore pieno di meravigliosi ricordi. E tu come vivi il tuo rapporto col tempo? Avevi mai pensato di scrivere una bucket list? Se ti va, puoi scrivermi la tua opinione nei commenti. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un like e a iscriverti al mio canale, dove ogni settimana pubblico un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Grazie per aver guardato fino a questo punto e a presto!